Cari YouTuber, benvenuti in questo primo episodio di How to Practice. In questa rubrica ci occuperemo di brani per pianoforti e li affronteremo sulla tastiera in modo specifico e in modo approfondito. Questo aiuterà sia pianisti amatoriali che pianisti professionisti, o comunque aiuterà nello studio e nella comprensione di alcuni brani. In particolare vorrei iniziare questa rubrica con un'opera a me molto cara perché è un po' sottovalutata, un po' bisfrattata, un po' temuta sia dagli stessi pianisti che dagli ascoltatori, perché è molto grande e se non si conoscono determinate informazioni potrebbe addirittura portare a noia per l'ascoltatore. Ed è un grandissimo peccato perché in realtà l'opera in particolare è tra le opere più complesse da un punto di vista interpretativo, non tanto tecnico, è così ricca di contenuti che è un peccato davvero perdersela. Per tutti coloro che hanno intenzione di iniziare a studiare, consiglio vivamente l'edizione della Henle Verlag perché, come è tipico delle sue pubblicazioni, a fine libro si hanno tutte delle note che stanno a indicare alcune revisioni o comunque degli elementi provenienti anche dalle edizioni precedenti perché sono scritte determinate cose ed è una lettura abbastanza interessante. Iniziamo subito a occuparci del Carnaval di Schumann. Allora, come prima cosa dobbiamo sapere che è un brano unico di 30 minuti, però suddiviso in 20 piccoli pezzettini. Ognuno di questi 20 piccoli pezzettini corrisponde a una sorta di variazione di un tema, quindi stiamo effettivamente trattando di un tema e variazioni. L'unico problema è che il tema non è esposto all'inizio della composizione. Infatti dobbiamo sapere a priori di cosa stiamo parlando e fortunatamente Schumann ci viene incontro perché in una lettera indirizzata a Franz Liszt è lui che ci dice cos'è che sta variando. E ci dice come quest'opera sia stata ispirata da una sua conoscenza proveniente dalla cittadina di Asch, che si scrive ASCH, e non a caso questa sequenza di lettere corrisponde anche a una sequenza di note sul pianoforte, per la precisione La, Mi bemolle, Do e Si. Quindi diciamo quest'opera è basata tutta sullo stravolgimento di questa sequenza di note. Non c'è una sola variazione in cui non è inclusa, però c'è anche un altro modo per poterlo scrivere, cioè sarebbe con La bemolle Do Si, che in tedesco corrisponderebbe a As CH. Quindi lui si avvale anche di questa cosa. Come se non bastasse, visto che le lettere A, S, C, H sono anche interne al suo cognome, Schumann infatti si scrive SCHU ma NN, lui prende queste lettere e le scrive come se fosse una sorta di acronimo del suo nome, quindi sarebbe S, C, H, A. E quindi lo varia anche in questo modo, ovviamente poi aggiungendoci tutte le variazioni e alterazioni di sorta. Iniziamo occupandoci del preambolo e questa puntata parleremo unicamente del preambolo, perché un'opera è la variazione più lunga insieme all'ultima. Ci sono tante cose da dire, alcuni problemi tecnici da risolvere, quindi ci prenderemo il tempo necessario. Allora, come prima cosa dobbiamo sapere che il preambolo è come se fosse un'ouverture. Avete presente, non so se siete mai andati a un'opera o se avete mai sentito un'opera, prima dell'ingresso degli attori, dei cantanti, c'è una parte orchestrale dove c'è il direttore d'orchestra che conduce tutti i suoi elementi in questa sorta di introduzione collettiva dove vengono messi in risalto quelli che sono i temi che verranno sentiti durante l'opera per far capire com'è più o meno l'ambientazione, l'atmosfera, e lo stesso fa Schumann con questa sua apertura. La cosa che è molto importante e che dobbiamo assolutamente fare è quella di caratterizzare ogni singola differenza che troveremo all'interno di questo preambolo, perché dura intorno ai 2 minuti, ma è come se fosse a sua volta suddiviso in altrettante parti. Iniziamo subito. L'ingresso
è quasi maestoso. Immaginiamoci come se stessimo entrando in questa casa, come se ci fosse una festa in maschera, tutto sommato. Ed è importante perché nel periodo romantico il tema della festa in maschera era un tema assai diffuso. La festa in maschera rappresentava diverse cose, aveva molti significati profondi, e non ci sono artisti di quel periodo che non abbiano fatto qualche riferimento. Possiamo trovare anche pittori, non solamente altri musicisti. E quindi stiamo entrando in una sorta di universo parallelo in cui ognuno di noi, o comunque ognuno dei festanti, impersona un personaggio in particolare. E la cosa è molto divertente che poi avviene nel Carnaval, che le persone che verranno presentate non sono solamente persone inventate di fantasia estremamente conosciute, però ci presenterà anche persone realmente esistite, di cui alcuni colleghi. Ma se non conoscete il brano saprete tutto nelle prossime puntate. Non faccio spoiler. Allora, iniziamo subito con il nostro quasi maestoso. Abbiamo degli accordi in corale che devono assolutamente essere suonati in modo marziale, in modo non dico trionfante, anche se più o meno il senso è questo, perché iniziamo con un fortissimo e con uno slanciato. Dopo questi accordi Schumann fa una cosa molto carina, scrive questa modulazione. In realtà non l'ha scritta Schumann questa, perché è una citazione al Sehnsuchtwalzer di Franz Schubert, che suona così. Sono praticamente la stessa cosa, ma questa citazione ha un senso ben preciso, perché il tema della Sehnsucht era molto caro ai romantici, soprattutto tedeschi, dell'epoca, e si tratta della propensione, dell'anelito verso un qualcosa di irraggiungibile, quindi questo desiderio di avere qualcosa che non potrà mai essere soddisfatto. E questo praticamente per dirci come il Carnaval in particolare è sì un'opera che rappresenta una festa in maschera, una commedia, ma che però nasconde un senso di tristezza in fondo, e poi vedremo con le maschere successive come questo venga confermato. Però il ritorno alla festa viene sottolineato con una sequenza di accordi molto maestosi. Possiamo sentire la differenza con gli accordi dell'inizio, che è palese. Quindi abbiamo questo passaggio dove dobbiamo indicare una sorta di tristezza, e quindi è anche lecito cambiare la dinamica nonostante si sia scritto nella citazione, per poi esplodere in questi accordi di Do bemolle e di Fa bemolle. Adesso le cose incominciano a complicarsi, prima di tutto perché abbiamo più moto, quindi è descritto in modo più brillante. Non solo, ma ci presenta anche dei piccoli salti e delle ottave abbastanza scomode. Io personalmente vi suggerisco questa diteggiatura. Dopo questa piccola difficoltà tecnica, Schumann ci presenta uno scambio di registri, una piccola cellula melodica che viene ripresentata velocemente in diversi punti della tastiera. Questo a indicare probabilmente, non so, la presenza di varie persone. Quindi è molto importante sottolineare le differenze armoniche, di far ascoltare le acciaccature, perché caratterizzano ogni singolo passaggio variandolo. Dopo questa serie di scambi abbiamo un'altra modulazione.
Questo ci permetterà poi di creare un ponte per la variazione successiva all'interno del preambolo. Bisogna fare attenzione a questo accordo in particolare, perché è vero che sta scritto rinforzato e abbiamo un si bemolle da tenere a sinistra, ma non deve essere tutto eccessivamente confuso, visto che poi gli accordi alla fine la mano destra devono essere staccati, quindi vi consiglio giusto un tocco di pedale. Ovviamente da togliere assolutamente quando bisogna fare lo staccato. Siamo arrivati a questo punto dove è una sorta di imitazione di un valzer. Vedremo poi nelle prossime puntate come il valzer sia la forma di danza più utilizzata all'interno del carnaval e probabilmente anche la più danzata all'interno delle varie feste, quindi non a caso lui utilizza principalmente questa danza. Però cosa fa qui in particolare? Ce lo presenta subito con una ritmica standard da valzer, quindi però ce lo distrugge subito, perché invece di ripresentare, invece di fare questo, lui cambia e sul tempo forte ci mette l'accordo che prima avevamo in levare e poi di nuovo il tempo forte, quindi creando uno sbalzo. Ovviamente non c'è questo accento, ve lo sto giusto facendo e lo sto giusto esagerando per farvelo notare. Però questo caratterizza molto, fa sparire quello che è il senso del valzer e caratterizza molto questo passaggio, che ovviamente ha anche delle modulazioni molto particolari, delle alterazioni estremamente interessanti e devono assolutamente essere messe in risalto. La differenza tra il La bemolle e il Mi bemolle minore. Quindi questo, ragazzi, sottolineatelo, se volete aggiungetevi un tocco di prima corda per cambiare la dinamica, però qualcosa va fatto. Bene, questo passaggio adesso abbiamo un'apertura del registro, quindi dobbiamo sì far sentire la melodia, questo è scontato, però dobbiamo far sentire anche la direzione verso il basso che prende la mano sinistra. Ed è molto importante anche creare la differenza tra il passaggio di apertura e il passaggio di chiusura. Infatti sullo spartito abbiamo nel passaggio di chiusura, quindi quello discendente per la mano destra, un legato. Quindi abbiamo l'ennesimo contrasto, l'ennesimo conflitto a due, un'apertura bella maestosa con tanto di accenti alla mano sinistra e poi tutto un legato senza accenti, ma addirittura con note lunghe che devono essere legate. Le cose vengono ora a complicarsi per un motivo molto semplice. Abbiamo probabilmente il passaggio più difficile di tutto il preambolo. C'è un animato, quindi dovremmo incominciare ad incalzare ancora di più la velocità e farlo con una dinamica che per la velocità è fastidiosa, ovvero il pianissimo. Non è un piano, addirittura un pianissimo, quindi dobbiamo prestare molta attenzione. La mano sinistra è staccata e la melodia alla mano destra è invece legata ed è una melodia che possiamo fare unicamente con il pollice fino a un certo punto, almeno fino al si bemolle. Quindi dobbiamo fare molta attenzione a quando la studiamo. Io vi consiglierei questa tipologia di approccio: utilizzare il pollice, poi ovviamente la sinistra deve essere staccata, non sto qui a dirvelo come studiare, e per la mano destra aiutarsi con un leggero movimento di rotazione, quindi invece di premere il quinto e di andare col primo, dare un piccolo scatto di polso. Come potete notare, qui abbiamo un altro passaggio che è in netto contrasto con quello che abbiamo fatto, quindi è una costante del preambolo il fatto che Schumann ci metta a contrasto con due facce probabilmente della stessa medaglia. Abbiamo una parte staccata e veloce e una parte legata immediatamente dopo.
quindi questa è addirittura dolce, lui scrive addirittura dolce, quindi facciamolo sentire, prendiamoci una leggera libertà, un piccolo stiramento. Ovviamente dobbiamo però fare in modo che risulti a tempo, si tratta comunque del valzer, tra virgolette, che abbiamo visto poco fa. Adesso inizia il vivo. Quindi ancora più veloce, perché praticamente il preambolo lo dobbiamo fare da una certa velocità sino alla fine, un continuo crescendo di velocità e una continua, un continuo stato di tensione che viene a crearsi, e quindi è molto importante non iniziarlo eccessivamente veloce all'inizio, soprattutto se poi non si riesce a portarlo a termine. Qui non è che ci sia molto da dire, bisogna fare a tempo e farlo in modo marziale, non possiamo permetterci di stiramenti, non possiamo permetterci ritardandi, rubati e cose simili. Dopo questo passaggio è niente, è semplicemente, sono semplicemente degli arpeggi, un'apertura nuovamente di spaziale e di registri. Abbiamo la mano sinistra con degli sforzati, una melodia che si deve sentire, però senza perdere la forza della mano destra. Dopo questa apertura abbiamo una discesa con fortissimo sforzati che ricorda il cambio di registri che abbiamo visto poco fa, quindi rispettiamo tutte le varie differenze, facciamo sentire tutte le cellule melodiche e anche i cambi di armonia che sono presenti, quindi è molto importante far sentire questo acuto. Questo è fondamentale, questo. L'armonia che viene creata è molto particolare e deve assolutamente essere sottolineata, se no perde tutto il senso, perde tutto il gusto. Ovviamente gli accenti a mano sinistra sono fondamentali perché danno quel senso di slancio, quel senso di sbilanciamento che attira tanto l'attenzione. La diteggiatura che vi consiglio in questo passaggio è di mantenere sempre la stessa 3-5, 3-2-1 in tutte le posizioni, in modo tale che il cervello non deve pensare a troppe cose ma può concentrarsi sulla melodia e sul resto. Rinforzando, quindi abbiamo nuovamente un'altra accelerazione con un pedale staccato, con rinforzandoci, abbiamo di tutto, quindi qui l'unica cosa che dobbiamo fare è suonare, proprio darci dentro. Come affrontarlo però questo passaggio? Allora, intanto dobbiamo far sì che la sinistra venga sempre accentata per tutti gli accordi che suona, e questo non è un problema, significherebbe semplicemente lasciarla andare senza dover controllare eccessivamente la forza, può andare tranquillamente. La cosa su cui però è estremamente importante prestare l'attenzione è sul rendere preciso lo staccato, che non deve essere pizzicato, non deve essere slanciato, deve essere uno staccato. Ovviamente che poi deve essere inteso in modo diverso, deve essere prodotto in modo diverso quando poi insieme allo staccato abbiamo gli accenti in quella battuta dove abbiamo in realtà un 4 quarti invece che un 3 quarti, senza nessuna indicazione di cambio di metro, di misura. E questo probabilmente perché vuole essere inteso come un gruppo irregolare tutta la battuta o più probabilmente ancora vuole essere intesa come un modo per accelerare ulteriormente, quindi una volta che superiamo quella battuta cercare almeno di tenere la velocità con la quale abbiamo suonato quelle stesse note. Questo è un po' particolare, questo passaggio, e può essere letto in questi due modi. Non vi so dire però quale sia la scelta giusta.
Attenzione quando poi arriva la parte con le ottave staccate devono essere suonate come ottave normali ovviamente, non utilizzate il quinto sempre per tutte le cose, quello non è il buon modo di fare le ottave. Le ottave hanno bisogno dell'utilizzo di tutte e tre le dita della mano esterna, di tutte e tre le dita esterne della mano. Quindi ragazzi, non mi suonate quinto, 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 è sbagliato, soprattutto se poi abbiamo delle alterazioni. E poi questa parte risulterebbe addirittura più complicata, facciamo tutto di polso, ci viene il Parkinson. Che dobbiamo fare ragazzi? Qui bisogna cambiare le dita, bisogna giocare sulla parte esterna della mano. L'ho già detto, mi ripeto, però è importantissimo, ficcatevelo in testa. Vi faccio vedere quella che secondo me è la diteggiatura più adatta. Ovviamente la parte finale dove abbiamo il legato, quindi nuovamente le due facce che si contrastano, una faccia staccata e una faccia legata, si ripresentano anche nel finale. Qui il pedale che abbiamo, che ci è stato indicato fin dall'inizio, possiamo tenerlo fino alla fine di questo passaggio, quindi andate tranquilli. Anche se c'è il Si bemolle, come potete sentire, non stona, non dà fastidio, come se fosse... suona come se fosse una seconda, quindi va benissimo, non c'è problema. Metteteci il pedale qui e portatelo fino alla fine. Ovviamente l'accordo qua ha suonato come l'accordo di tre note all'inizio, quindi parte sola, anzi qui c'è addirittura una acciaccatura, quindi assolutamente non c'è discussione a riguardo. Si tratta comunque di un'acciaccatura, quindi non avete il tempo di rendervi comodi, deve essere veloce. La cosa che però può risultare semplice è che le note che bisogna prendere a 2 ottave sotto sono praticamente le stesse note che bisogna prendere all'accordo, quindi in teoria si tratta di un salto non particolarmente difficile. Quindi ragazzi, questo è tutto per il preambolo, grazie per aver ascoltato, noi ci vediamo al prossimo How to Teach e spero di esservi stato d'aiuto in qualche modo.